Eccoci, siamo di nuovo qui. Oggi è venerdì 1° settembre, l'ultimo giorno di questa sessione estiva di calciomercato per la stagione 2023-2024 e non è però l'ultimo appuntamento di A Gamba Tesa, il format che ormai avete imparato ad apprezzare e per il quale vi ringraziamo ovviamente di cuore sia io che il buon Davide Giovanzana. Ciao Davide. Ciao Leo, ciao a tutti. Siete stati in tanti nelle scorse puntate, ci tengo sempre a sottolinearlo e a ringraziarvi. Ci auguriamo che ovviamente anche oggi ci guarderete. Vi invitiamo chiaramente a mettere like al video perché ci date una grossa mano ed è gratis, a commentare perché vogliamo sapere la vostra sul girone di Champions, il topic di questa puntata, e anche iscrivervi ovviamente al canale di Radio Rossonera. Siamo già in tanti, più di 30.000, ma l'obiettivo è l'infinito, perché non c'è un obiettivo per il raggiungimento degli iscritti. Allora, caro il mio Davide Giovanzana, oggi di cosa parleremo? Chiaramente non parleremo di Roma-Milan, perché abbiamo tutta la giornata per farlo, con i nostri appuntamenti qui su YouTube e sull'altro canale. Vi accompagneremo pre-partita, live reaction, post partita, come al solito, ma siamo qui per commentare il girone F del Milan, della prossima Champions League, come dicevamo prima, 2023-2024. Anche ieri siete stati in tanti per la live reaction che abbiamo seguito, tutta l'estrazione del girone. Davide, tu prenderai le parti del girone di ferro, del girone impossibile, mentre io del girone delle opportunità, mi piace chiamarlo così, e quindi insomma vedremo le nostre due tesi a confronto, e poi chiaramente qui sotto nei commenti del video vogliamo leggere la vostra, perché vi leggiamo tutti, ogni commento noi lo leggiamo, lo prendiamo in considerazione, perché è lo scopo di questa puntata. Davide, commentino rapido e poi andiamo a leggere tutti i gironi. Allora, girone F, per gli internauti un pochino più maturi che sapranno che F in chat è il termine che si utilizza per esprimere dispiacere, insomma, nelle chat, nelle nostre chat di YouTube, dell'altra piattaforma viola. F in chat un pochino di dispiacere c'è, perché comunque ce lo siam detti tante volte negli ultimi giorni, nonostante il topic principale non fosse quello dei gironi Champions League tra i tifosi e gli addetti ai lavori del Milan, ma fosse ancora il calciomercato, perché comunque c'è ancora questa trattativa per un attaccante che in Champions League ti farebbe molto molto comodo, che è Taremi, e quindi si è parlato di quello, non si è parlato dei gironi. Le poche volte in cui si è parlato dei gironi si è sempre detto: in quarta fascia bisogna evitare il Newcastle, e lo vedete meglio di me e lo sapete anche meglio di me. Qui c'è il Newcastle di Sandro Tonali, è un'ottima squadra che si è super meritata la qualificazione in Champions League. Il Borussia Dortmund, che è un'altra squadra che avrei preferito evitare, più che per la rosa in sé, per altri motivi. E poi il Paris Saint-Germain non ha bisogno di presentazioni, nonostante non abbia mai vinto questa competizione, essendo sempre quasi partito per vincerla, non l'ha mai vinta, ma i gironi li passa sempre. Ha speso anche quest'estate un sacco di soldi, ha tenuto Mbappé, ha una difesa, novità, ha una difesa, ha Sì, un è vero. allenatore con un'idea di gioco chiara, e non un allenatore che deve solo gestire le stelle e metterle in campo. Ed è una squadra che mi fa più paura quest'anno che quando aveva per esempio Messi e Neymar, Ecco, banalmente per lo esempio scorso anno. a me invece no, parto subito da qui, non per spoilerare quello che poi andremo a dire, perché metteremo insomma le formazioni dei nostri avversari a confronto, e il mio pensiero è: sicuramente poteva andare peggio, quello sì, perché ci sono dei gironi più tosti, per esempio quello con Bayern e Manchester United, e tu insomma saresti potuto uscire di là, nonostante l'Inter chiaramente è uscito prima, quindi poi si è tolta questa opportunità, però quel girone lì sarebbe stato secondo me più complicato. Paghiamo per me la quarta fascia, che questa è veramente sfortuna, nonostante ci sia tanto cuore lì dentro, perché comunque il Newcastle di Sandro Tonali al primo anno è sicuramente fa sorridere, ma il Milan, ho letto anche in giro ieri, il Milan comunque, Davide, mi piace pensare sia un club un po' romantico, e queste cose succedono. Ritroveremo anche Gigio Donnarumma, si scontreranno i fratelli Hernandez, ritroveremo da avversario, come avversario, quale è sempre stato anche Milan Skriniar, e il Borussia Dortmund. È vero che è una squadra ostica, è vero che andare a giocare lì da loro è veramente difficile, soprattutto per l'apporto anche del tifo, insomma, dello stadio e tutto il resto, però non è quel Borussia Dortmund lì. Ha un ottimo attacco, ma in difesa balla molto. Il Milan quest'anno davanti per me fa paura, ecco, mettiamola così. Questo
Questo è un po' la panoramica del girone rapida, perché voglio subito passare a leggervi tutti i gironi, perché comunque qua ci sono un po' di riflessioni, caro mio Davide. Qui dicevo appunto gruppo A, gruppo già scritto, a meno di clamorosi ribaltoni, Bayern Monaco, Sì. Manchester United, Copenaghen e Galatasaray. Ecco, finire in terza fascia qui sarebbe stato per me peggio. Poi c'è il girone delle mele, che va a far la coppia, caro il mio Davide, col girone delle pere, che poi è quello, il gruppo E, il gruppo che tanto abbiamo sperato di beccare, perché il Milan aveva l'opportunità di finire nel gruppo E, alla fine doveva il 50% di finire nel gruppo E o nel gruppo F, figurati dove siamo finiti. Il gruppo delle mele, come l'ho chiamato, è il gruppo B, Siviglia, Arsenal, PSV e Lens, non da Europa League, ma poco ci manca. Gruppo C, gruppo anche qui abbastanza definito, a meno di sorprese, Napoli, Real Madrid, Sporting Braga e Union di Berlino. Il gruppo D, io Davide eviterei di commentarlo, nel senso che si commenta abbastanza. Sì, gruppo D lo commento io, Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad. Gruppo E, lo abbiamo detto prima, Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio e Celtic. Il gruppo G, City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys e H, Barça, Porto, Shakhtar, Anversa. Non voglio sprecare mezzo Cioè, si commenta fiato. da solo, si commenta da No, ma più solo. che altro un anno gli va bene, un anno gli va male, gira per tutti, i gironi di Champions lo sappiamo che sono così, guardiamo nel nostro giardino. Allora, Davide, a proposito del nostro giardino, la tua tesi, che me l'hai esplorato un po' all'inizio, e che un po' la comprendo, anche se secondo me ci sono degli stimoli e poi ti ribatto questa cosa, è del fatto che il Milan ha un calendario pessimo per la Champions League, nel senso che prima di, se non sbaglio, 4 su 6 partite ha dei big match a cavallo. Sì, esatto. Il problema non è il calendario a livello di calendario in sé, il problema sono gli incastri con il calendario della Serie A che è già stato estratto. Ehm, la mia tesi di fondo, caro Leo, è il fatto che alla luce di questo girone, non dico che il Milan modifichi, riveda, rimodelli i suoi obiettivi in Champions League, però passare un girone del genere per me vorrebbe dire fare una campagna europea valida. Superare un girone del genere. Cioè, fossimo finiti nel girone quello dell'Atletico di Madrid, del Feyenoord e del Celtic, allora lì avrei parlato in maniera diversa, però per me passare questo girone vorrebbe dire, per quanto mi riguarda, mettere la spunta verde, campagna europea positiva, indipendentemente da quello che succede dopo. Nonostante noi sappiamo che questo Milan parte con il minimo l'obiettivo minimo di finire in Champions League, quindi di finire nelle prime 4 in Serie A e l'obiettivo minimo di passare il girone in Champions League. Per me questo non diventa più l'obiettivo minimo, diventa un obiettivo soddisfacente, diventa un Mm. obiettivo medio. Perché? Perché, ci troviamo davanti delle squadre che nonostante non mi spaventino così tanto, perché io sono convinto che siamo superiori al Borussia Dortmund, possono metterci in difficoltà. Perché? Perché sono delle squadre che, a tratti, alcune di più, alcune di meno, giocano molto simile a noi e a come stiamo facendo quest'anno. Il Newcastle nelle prime 3 partite, non è andato benissimo perché? Perché la prima l'ha vinta, ce la ricordiamo tutti, gol di Tonali. Adesso possiamo commentare 3 partite perché è il 31 di agosto. Certo. Ha perso col City 1-0, poteva andare diversamente quella partita, ha perso con il Liverpool 2-1, era sopra di un uomo. È una partita che doveva portarsi a casa. È una squadra che gioca veloce, è una squadra intensa, è una squadra fisica come il Milan di quest'anno, è una squadra che ti ribalta il campo in poco tempo, è una squadra che ti può mettere in difficoltà perché ha la stessa, cioè è sulla tua Sì, lo stessa stesso lunghezza ritmo. d'onda e ha Ma le tue stesse armi, sì. guarda, non mi trovi completamente d'accordo, non tanto sull'analisi tattica del Newcastle e delle altre squadre, quanto che secondo me è un'opportunità. A me piace chiamarlo il girone dell'opportunità, ti spiego, anzi vi spiego. In primo luogo è vero che il calendario è abbastanza proibitivo, però il Milan ha fatto un mercato per questo, cioè il Milan ha fatto un mercato per attrezzarsi esattamente di fronte a queste evenienze. L'anno scorso il Milan non avrebbe avuto la rosa per poter affrontare questo doppio turno e questi doppi turni. Per me Milan quest'anno ce l'ha anche per far bene, non dico che probabilmente non lasceremo giù qualche punto, potrebbe anche essere, però senti qui, per me il Milan con l'attacco che ha
con anche il centrocampo nel momento in cui Musa un po' ingrana, nel momento in cui anche riesce a mettere nelle rotazioni Pobega, per me il Milan può fare bene, perché Milan ha la squadra, ha il ritmo, ha il gioco per far bene in entrambe le competizioni, anche a stretto giro di posta. Il Milan è vero che gioca molto ritmato, però è anche vero che ha una rosa più lunga, e questo per me alla lunga può fare la differenza. Dimmi. No, volevo fare una piccola obiezione, signor giudice, però se no poi mi dimentico di dirlo. Sì, ma la prima partita di Champions è il 19 di settembre e tra 3 giorni c'è una pausa nazionali. Andare a Allora, giocare al Parco dei Principi il 19 di settembre, per me non è un'opportunità, è tutt'altro. L'opportunità è andare a giocare a Celtic Park il 19 di settembre e allora è andare a vero, giocare però a Feyenoord il 19 di settembre. vero, però è un'opportunità perché il Paris Saint-Germain è una squadra in costruzione, per esempio. Perché il Milan nel momento in cui poi va in Europa, e questo Davide non me lo togli dalla testa, per me il Milan quando va in Europa un po' effettivamente si trasforma. Ha fatto una campagna europea uscendo, è vero, il primo anno, ma che partita abbiamo fatto? E giocavamo con Ante Rebic punta, cioè adesso abbiamo dei mezzi Grazie per atletici avermelo ricordato. tecnici diversi. Il Milan, quando sente la musichetta, io da quando ne ho conoscenza, il Milan comunque si trasforma e sente queste partite. La campagna europea anche dell'anno scorso per me ne è l'esempio. Detto questo, per me se vai al Parco dei Principi il 19 di settembre invece può essere veramente un'opportunità di andare contro una squadra in costruzione, e adesso anzi te la metto subito in onda perché poi dobbiamo andare chiaramente più rapidi ad analizzare anche le rose. Te la leggo brevemente e fai un commento. Donnarumma e Lucas Hernandez, Marquinhos, Skriniar e Hakimi. Allora, ti dico subito, difesa forte, vero, vero, ma difesa offensiva. Cioè, a parte i due centrali, ma gli esterni corrono, il centrocampo è tutto da Leonardo, scoprire. noi gli esterni ce li abbiamo nel cerchio di centrocampo quest'anno, eh. No, ok, però noi abbiamo Nel per me cerchio con di questo centrocampo ce li il abbiamo gli centrocampo è tutto esterni da quest'anno. scoprire, però tutto da scoprire. Ugarte, Vitinha, Zaire Emery, giocatori validi, ma tutti da scoprire. Il Milan sembra far uno dei suoi punti di forza il centrocampo, e qui per me il Milan è superiore. Davanti, chiaro, davanti Gonzalo Ramos è un signor giocatore veramente forte, Dembélé è un giocatore un attimo da recuperare, Asensio è un giocatore fatto e finito, e poi c'è Kylian Mbappé. Quello che mi preoccupa di più è Kylian Mbappé contro Davide Calabria. Per il resto, Davide, questa squadra deve ancora imparare a giocare. Mi auguro che il Milan andrà a giocarci presto a settembre, perché si può far bene. Non dico che devi far 6 punti, però 3 punti a San Siro o 2 No, ma punti, sì, 2 no, pareggi li 6 puoi portare punti, via. no, 6 punti no, 6 punti no, cioè anche a me piace, io sono entusiasta, Leo, lo sai, perché parliamo spesso anche fuori Certo. dalle telecamere. Io sono entusiasta di come è iniziata la stagione, sono entusiasta di tutto quello che abbiamo fatto quest'estate e credo che il Milan quest'anno possa togliersi veramente tante soddisfazioni, perché quello che ho visto nelle prime 2 partite mi è piaciuto tantissimo. Certo è che il giudizio va rimandato, perché stasera giochiamo a Roma, sappiamo tutti cosa vuol dire giochiamo a Roma, giocare a Roma, perché poi c'è un derby e 2, 3 giorni dopo un derby, 4 se va bene, molto difficile, facciamo 3 giorni dopo 3. un derby, ma anche 2 visto che questo visto quello che abbiamo no, 2 no, però visto quello che abbiamo visto nella prima parte di stagione, i calendari, non dico niente. Comunque non è facile. Loro sono in costruzione tanto quanto noi, perché noi abbiam visto 2 partite con un canovaccio molto simile, un pochino diverso però simile. Voglio vedere il Milan a Roma, voglio vedere il Milan nel derby. Io ho già visto il Paris Saint-Germain contro gli avversari di livello, l'ho visto contro il Lens, okay, che il Lens ha venduto Seko Fofana e Openda e il Paris Saint-Germain ha vinto 3-1, c'è un Ugarte è un giocatore forte. Ugarte è un giocatore forte. Zaire Emery ha cominciato la stagione che al posto che avere 17 anni sembra che ce n'abbia 35 per l'esperienza che sembra avere. Questa squadra ha sistemato, secondo me, l'unico punto debole che aveva la difesa. Io la temo anche per chi c'è in panchina. La squadra che non temo, che temo di meno, è questo Borussia Dortmund, bravissimo. Allora, Eh, te lo vado a leggere, Davide, perché è una squadra che secondo me è interessante dalla cintola in su. Cioè, davanti Haller o Mukoko, per cui impazzisco, Brandt, Royce e Malen, con Adeyemi anche, che può giocare a sinistra, è una squadra da temere sicuramente davanti. Sabitzer e Emre Can sono due buoni giocatori. Sabitzer a me piace, Emre Can è un po' verso la fine della carriera, però Davide,
Pulisic, Chukwueze, Giroud, chi per lui, Rafael Leao non possono temere Bensebaini, Hummels, Sule e Rierson, No, certo, soprattutto per però due anche qui difensori statici come Hummels e Sule. sì, ma possiamo essere d'accordo Leo, però anche qui tu vai il 22 di ottobre giochi a San Siro contro la Juventus. Il 25 di ottobre vai a Signal Iduna Park davanti a tutta quella gente con un muro che ti intimorisce e poi 3 giorni dopo torni a casa e devi andare a giocare a Napoli in una trasferta che abbiamo già visto essere molto Certo. probabilme molto cioè fondamentale per il campionato. Questo può essere il problema. Quello che mi spaventa di questo girone è questo, cioè l'opportunità ce la vedo, ma inversa l'opportunità che intendo io. Cioè per me l'opportunità è il poter tirare il fiato in una partita di Champions League, perché io vado a giocare a Zagabria l'anno scorso e mi fa gol Matteo Gabbia. Certo. Però, ti dico una cosa, è un girone, e poi passiamo anche al Newcastle, è un girone, e attento questa cosa non l'abbiamo detta, però secondo me è importante, dove tutte si tolgono punti. Non sarà un girone da 2 squadre, non sarà un girone da 3 squadre, rischia di essere un girone da 4, e un girone da 4 vuol dire che passi con 9 punti, vuol dire che passi con 8 punti, vuol dire che il Newcastle può fare il colpo in casa col Paris, vuol dire che il Borussia può strappare un pareggio al Paris e può pareggiare con Newcastle. Cioè, questa cosa qui, occhio, perché è un'arma a doppio Sì, taglio, ma è l'opportunità per me esatto, del Milan. perché lo vinci con 9, ma con 7 non vai neanche in Europa League se ti va male. Se perdi gli scontri diretti sbagliati, se la differenza reti non è bellissima. Questo è un girone è uno dei gironi più equilibrati che io cioè Sì, equilibrati non è la parola giusta, perché secondo me il Milan è più forte del Borussia Dortmund, il Milan è più forte del del Newcastle. Newcastle. Ehm, però è equilibrato per È imprevedibile. momento storico sì, è equilibrato per momento storico delle squadre, caratura, contestualizzata delle squadre. Ehm, Sicuro è che ci divertiremo molto a guardare le partite, a parlarne insieme a voi e spero a passarne. Certo è che, Leo, il 10 dicembre giochi con l'Atalanta e 2 giorni dopo vai a giocarti la sesta giornata del girone di Champions League. Sesta giornata del girone di Champions League che al 90% sarà un dentro fuori, perché con un girone del genere la sesta giornata è un dentro fuori. Allora, questo sicuramente mi spaventan di più soprattutto il turno tra Napoli e Juve, il turno magari dopo l'Inter, però dipende come ci arrivi dopo il derby e tanto dipenderà dal risultato del derby. Se il risultato sarà positivo, il Milan può andare sull'aria dell'entusiasmo. E il Newcastle forte davanti, mi piace Isaac, Almiron è un gran bel giocatore. Centrocampo per me è il reparto più completo, con Joelinton, Tonali e Guimaraes, soprattutto gli ultimi due sono due giocatori che veramente in Premier League stanno facendo molto bene, possono far bene. Dietro hanno due giocatori come il Borussia, Botman e Schär, che sono due giocatori forse più forti di Hummels e Sule, però il Milan è lì che se la deve giocare, il Milan deve andarsela a giocare sulla velocità dietro, davanti, perché dietro queste squadre hanno dei giocatori non alla Tomori, non alla Kalulu, Mh. ma hanno dei giocatori di posizione e Olivier Giroud può far molto bene, creare lo spazio a Leao, c'è Pulisic di là, dietro è l'opportunità per me, la difesa delle tre squadre per me è l'opportunità. Ultimo pensiero che poi chiudiamo. Questo qui è stata una delle migliori difese la scorsa stagione in Premier League, eh. C'è stato il vero, mattone duro, tigno che ha permesso al Newcastle di raggiungere una Champions League che non raggiungeva ai tempi di Shearer. Ehm, Vedremo. Io lo ripeto Leo, con questo calendario, con questo girone, per me ci sarebbero state ben altre opportunità, ma quello che mi preme è ripetere il fatto che vanno non è un ridimensionamento, è semplicemente un cambio in corsa, che non è un ridimensionamento perché non lo è, perché il Milan parte per passarlo il girone minimamente, però se già passi questo girone tiri un pochino il fiato e dici cioè come lì poi magari voli sulle ali dell'entusiasmo come Certo, l'Inter l'anno certo. scorso, ha battuto il Barcellona, ha battuto il Bayern Monaco, è arrivato in semifinale di Coppa Campioni. Questa sì, può essere un'opportunità, mettersi alla prova con squadre così già da subito. L'altro lato della medaglia mi spaventa un po'.
Caro il mio Davide, siamo giunti in chiusura e vi rinnovo l'invito a voi a lasciare un like, a iscrivervi al canale, ma soprattutto a commentare se per voi è il girone di ferro o il girone delle opportunità. Chiaramente solo il tempo ce lo potrà dire e poi io andrò a riprendermi questa puntata, Davide, perché se passiamo me la vado a riprendere, lo sai che non sono rancoroso. Grazie, Davide. Grazie a te Leo, grazie a te. Grazie anche a voi. Oggi, insomma, super giornata. Chiude il mercato, seguiteci sui social, su YouTube, su tutti i nostri canali, su Facebook. Siamo attivi tutto il giorno e concluderemo con il racconto di Roma-Milan. Un saluto anche da Leonardo Menini. Ciao.